Ciao ragazzi, siamo qua in mezzo al bosco sul nostro sentiero di test perché oggi facciamo un paragone fra due set di ruote. Da una parte, da questa, abbiamo le Crank Brothers Synthesis E11, quindi ruote in carbonio della Crank Brothers, appunto, che hanno la caratteristica di avere due canali interni differenti a seconda che si tratti dell'anteriore o del posteriore, e dall'altra parte invece abbiamo le Zipp 3.0 Moto, che sono le nuove ruote della Zipp in carbonio anch'esse, con canale interno uguale davanti e dietro, cioè di 30 mm. Non mi inoltro troppo nei dettagli delle singole ruote perché trovate qui nella descrizione il link ai test sia delle Crank Brothers che delle Zipp, quindi potrete vedere lì i dettagli. Il motivo della nostra comparativa è che queste ruote hanno la caratteristica di avere un profilo molto basso, anzi diciamo pure che le moto della Zipp non hanno un profilo perché non hanno una cavità interna, cosa che invece le Crank Brothers hanno, anche se in misura veramente minima. Quindi ci avevate chiesto quale fosse la differenza fra questi due set di ruote e per questo motivo abbiamo effettuato un test back to back, quindi comparativo, sulle stesse bici con le stesse gomme, le stesse pressioni, sullo stesso sentiero, guidate dagli stessi riders, che siamo io e Andrea Chiesa qui di fianco a me. Come è stato effettuato il test? Insomma, abbiamo montato prima le Crank Brothers sulla bici, sulla Ibis Rippo di Andrea, poi sulla mia, e per le Zipp è valido il contrario. Abbiamo fatto attenzione ad avere le stesse pressioni e le stesse gomme, che sono delle Maxxis Minion DHF con carcassa Exo Plus, cioè la nuova carcassa rinforzata Exo, e a quel punto abbiamo percorso lo stesso sentiero facendo attenzione a percorrere le stesse linee in tutte e due le volte che l'abbiamo percorso. Adesso quindi andiamo a vedere un po' le differenze che abbiamo percepito. Cominciamo con Andrea, che finora non ha detto niente, quindi ve lo passo. Ciao a tutti. Effettivamente ero molto curioso di fare questa comparativa. Non avevo mai provato dei profili così bassi, addirittura inesistenti come nel caso della moto. Io di solito utilizzo comunque ruote in carbonio della Santa Cruz, che sono parecchio massicce, perciò ho subito già visto una bella differenza con i primi metri con le Crank Brothers Synthesis, e devo dire già la prima impressione, tanto per iniziare, del mozzo, della scorrevolezza e dell'ingaggio quasi immediato del mozzo, perciò un mozzo veramente di ottima qualità. E devo dire, su un trail che conosciamo a menadito, sì, ho sentito subito già come un po' più di ammortizzazione da parte della ruota, cosa che invece non ero abituato con le Santa Cruz che uso normalmente, anche perché c'è da dire sono abbastanza leggero e perciò si percepisce molto questa differenza. Esatto, ci teniamo a sottolineare che il peso di noi due si aggira per me attorno ai 70 kg svestito, e per Andrea siamo sui 67, 67. Quindi siamo molto simili da quel punto di vista, e anche il peso è un po' il peso medio dei rider. Io devo dire che avevo provato entrambe le ruote separatamente, anzi le Zipp Moto le avevo provate in paragone con delle Mavic dal profilo alto. Potete vedere il video nel link, anche qui che trovate qui sotto. E per quanto riguarda le Crank Brothers paragonate alle Zipp, la differenza non è così marcata come con le Mavic, perché ci troviamo di fronte a profili bassi. Però devo dire che le Crank Brothers, soprattutto il posteriore, sono più rigide. Questo vuol dire che trasmettono più i colpi al rider, quei colpi che si prendono sul sentiero, rispetto alle moto, no? Sì, diciamo che appunto a me sembravano già meglio rispetto appunto alle ruote che uso ultimamente, che come dicevo prima sono abbastanza rigide. Quando poi ci siamo fermati, abbiamo cambiato le ruote, sono passato alle moto, effettivamente c'è stato ancora uno step
più in là, e devo dire soprattutto sul posteriore la sensazione incredibile, era come di avere più escursione alla sospensione. Questo si è sentito tantissimo, devo dire, soprattutto nei rock garden che ci sono qua in questo trail che appunto conosciamo bene, perciò hai già in mente le sensazioni che andrai a vivere passando in quel pezzo, e ti senti stupito, cavoli, non sento le stesse cose, mi sembra di andare più piano, per dire, invece è proprio l'azione di ammortizzamento maggiore che danno queste ruote, e soprattutto al posteriore l'ho trovato molto differente. Sì, perché dobbiamo ricordare che le moto hanno la prerogativa di muoversi intorno al raggio, cioè oscillano leggermente nella loro azione. Infatti il nastro interno è in Kevlar proprio per evitare che i raggi vadano a bucare il nastro classico che si metterebbe per elaticizzare le gomme. Cosa vuol dire questa cosa? Che secondo noi le Crank Brothers erano già arrivate a un ottimo livello di dissipamento delle vibrazioni e di assorbimento degli urti, ma le Zipp sono uno step ancora più alto per questo aspetto. Certo, la mia domanda era a quel punto, ma se sono così morbide, cosa succede a livello di rigidità in curva quando uno spinge dentro la bici? Io posso dire che non ho notato una differenza in negativo sulle Zipp, cioè nel senso non è che la bici sia diventata uno spaghetto scotto perché le Zipp flettono, ma al contrario ho notato invece come le Crank Brothers fossero un attimino più nervose proprio delle moto, soprattutto in una parte alta dei sentieri dove ci sono dei gradoni belli massicci. Ho proprio sentito la botta che andava trasmessa alla gomma, cosa che con le Zipp non succede, cioè la gomma, io ho l'impressione che il copertone prenda meno botte e sia anche probabilmente meno soggetto a pizzicature sulle Zipp rispetto alle Crank Brothers. Sì, quello l'ho notato anch'io, quando ti aspetti proprio la botta, pam, quella forte così non arriva. In effetti è proprio quando porti la bici al limite che ti rendi conto di quanto più veloce puoi essere, che poi magari è solo una sensazione, non lo so. A me è sembrato francamente di essere più in controllo della situazione con le moto, perché quando arrivi un po' a quello che tu pensi dal punto di vista velocistico sia il tuo limite, mi sentivo ancora perfettamente nella comfort zone, cioè da poter eventualmente spingere di più. Sì, in effetti alla fine sono un po' meno stancanti. Io terrei anche a dire che stiamo parlando di due prodotti top di gamma, perché entrambi i set di ruote costano oltre i 2000 euro, quindi non sono delle ruote che vi diciamo compratele perché fate un affarone. Stiamo parlando di evoluzione della tecnologia del mondo ruota, cosa che secondo noi ha preso un bel aspetto proprio cominciando dalle Crank Brothers, perché hanno abbassato il profilo e Zipp ha continuato togliendo del tutto la cavità interna. È la direzione che a livello di enduro trail, come sono queste bici, secondo noi è quella giusta per dare sia il comfort a livello di guida, sia essere meno stancanti e quindi anche essere però un po' più veloci in discesa. E poi bisognerà capire effettivamente, ma questo penso forse solo col tempo, visto che tu, Marco, li utilizzerai penso tutta l'estate andando nei trail quelli un po' più violenti, no, alpini, se effettivamente la gomma soffre di meno e se si può andare con pressioni un po' più basse, che certamente aiutano molto, no? Certo. Anche dal punto di vista della sicurezza, non solo della velocità, e se per ultimo si potrà fare a meno dell'inserto che già tu so che non usi, però potrebbe non parlare di inserti, non ci sono inserti in nessuna di queste gomme. Io però devo ammettere che la gomma posteriore sulle moto è stata pizzicata quando giravo a 1,3 bar, proprio qua sul crocione del Monte Bar, e l'ho pizzicata, però il cerchio è rimasto intonso, non ha avuto nessun problema. Pizzicata, ho messo dentro i classici vermicelli e sono andato avanti senza nessun problema, tanto che la gomma è sempre la stessa. Quindi io per i salsicciotti, a dire la verità, su questo tipo di copertoni e di cerchi non ne vedo assolutamente l'utilità, perché comunque è difficile pizzicare, malgrado stiamo parlando di carcasse non double down o super gravity, se parliamo di Schwalbe, cioè carcasse relativamente leggere. Queste gomme pesano sui 950 grammi, per intenderci, 29 pollici. Sì, forse ancora una cosa per rispondere alle obiezioni di chi dice ma effettivamente spendere tutti questi soldi per trovare una sensazione che magari potresti avere con delle gomme, con delle ruote in alluminio.
che in un certo senso penso che effettivamente potrebbe essere vero, se non che sono molto più affidabili. Il carbonio chiaramente, se prendi una botta forte, magari l'alluminio sbecchi o comunque pieghi il bordo, danneggi il cerchio, certamente nel carbonio no, sono molto più resistenti da quel punto di vista lì. Chiaro che la differenza di costo c'è, è notevole, questo è chiaro. Le conclusioni su queste due ruote Zipp contro Crank Brothers: possiamo dire che le Zipp secondo noi hanno quella particolarità in più da renderle ancora più interessanti e anche più, forse renderle anche più veloci e più confortevoli per il rider. Secondo me il meglio sarebbe usare i mozzi della Crank Brothers sui cerchi della Zipp. Cosa ne dici? Sì, i mozzi della Crank Brothers sono un altro livello rispetto a quelli delle Zipp. Sono infatti Project 123, sono mozzi americani e super precisi, ingaggio immediato, molto scorrevoli, cosa che invece sulle Zipp dobbiamo ricordare che sono i mozzi che si trovavano sulle vecchie ruote SRAM, quindi non sono mozzi sviluppati di nuovo, completamente nuovi insieme alle ruote. Sono mozzi, diciamo così, vecchi, a 54 punti di ingaggio, fanno bene il loro lavoro, ma quelli delle Crank Brothers sono un'altra cosa. Bene, con questo noi vi salutiamo, continuiamo la nostra discesa in direzione spiaggia e costume e niente, ci vedremo alla prossima comparativa. Ciao a tutti! Ciao ragazzi, ciao!